Can Yaman prepara una sorpresa in Spagna e continua a posare con la sua fidanzata, tenendo tutti con il fiato sospeso. Benvenuti su Stelle Turche Rivelate. Prima di entrare nel vivo, se vi piacciono le storie che svelano il dietro le quinte delle star, iscrivetevi e sosteneteci. Qui seguiamo ogni battito del cuore del mondo dello spettacolo. Oggi vi racconto, passo dopo passo, l'avventura spagnola di Can Yaman e Demet Özdemir, i loro momenti romantici, l'onda lunga dei social, le recensioni e le discussioni che hanno acceso i riflettori sulla coppia, e soprattutto i piani di vita che, secondo chi li conosce, stanno prendendo forma con determinazione. È una narrazione fatta di sguardi, scelte e scatti improvvisi, dove ogni foto è un indizio e ogni gesto un possibile annuncio. Un nuovo inizio in Spagna. Dopo il passaggio al Festival del Cinema di Roma, Can ha scelto di volare in Spagna. Ma questa volta non era solo. Al suo fianco, Demet. Un'apparizione che ha segnato un cambio di marcia evidente. La loro relazione, per lunghi mesi custodita con pudore, ora viene mostrata con una luce diversa, senza clamori inutili ma con segnali chiari. Gli scatti condivisi sui social, tra sorrisi complici e tramonti sul Mediterraneo, hanno commosso i fan e attirato l'attenzione dei commentatori. Non si tratta di una semplice fuga d'amore, questo viaggio è anche un tassello in un progetto più ampio. Madrid, Barcellona? La città definitiva non è stata ancora scelta, ma per Can questo spostamento significa energia rinnovata, una spinta a rimettersi in gioco. Con Demet accanto, l'attore sembra più centrato, pronto a selezionare nuovi progetti e a ritrovare un ritmo capace di rispettare la sua sensibilità e i suoi obiettivi. Questa parentesi spagnola, tuttavia, non è solo il racconto di due innamorati che si godono il vento tiepido delle Ramblas o il respiro delle piazze madrilene. È un crocevia. Nuova città, stile di vita diverso, abitudini da costruire insieme. Elementi che possono cambiare gli equilibri sia privati sia professionali. Da fonti riservate trapela che i due stanno affrontando conversazioni concrete, dalla scelta della casa alla definizione di una routine che permetta a entrambi di coltivare lavoro, passioni e spazi personali, senza rinunciare all'intimità. E poi ci sono le pose d'amore e l'onda dei social. Can e Demet non si nascondono. E non hanno motivo di farlo. I loro scatti dalla Spagna hanno travolto Instagram, TikTok e Twitter con la forza di immagini che sembrano raccontare senza bisogno di didascalie, passeggiate sul lungomare, cene eleganti, outfit coordinati che rivelano gusto e sintonia. L'eleganza di Demet cattura lo sguardo, lo stile inconfondibile di Can completa il quadro. Insieme, creano un'estetica che fa notizia da sola. Eppure, non mancano le voci discordanti. C'è chi, confondendo tempi e percorsi della vita privata, tira in ballo vecchie etichette e responsabilità familiari, domandando ad alta voce se sia opportuno mostrarsi così spesso, così serenamente. La domanda che rimbalza tra i commenti è sempre la stessa: perché continuano a posare? Ma lo showbiz, lo sappiamo, vive anche di rappresentazioni del sentimento. E difficilmente un amore tenuto interamente nell'ombra riesce a sfuggire all'attenzione del pubblico. Dietro le critiche, però, c'è una dinamica più ampia. La relazione tra Can Yaman e Demet Özdemir accende da mesi la curiosità, ed era inevitabile che, a fronte dei gesti di trasparenza, emergessero obiezioni. Alcuni utenti, spesso senza contesto o prove, riaprono dossier passati, confondono i capitoli della vita privata, sovrappongono vecchie storie a fatti nuovi e, seguendo il filo di rigide aspettative sociali su matrimonio e responsabilità, formulano giudizi affrettati. Le fonti vicine alla coppia parlano di serenità. Can ascolta, ma non si lascia definire dal coro del momento. Per lui, l'amore è una dimensione naturale, forse la più naturale, e non c'è ragione di offuscare la gioia di condividere il presente con la persona amata. Una postura che molti fan considerano coraggiosa, quasi necessaria in un tempo in cui tutto si legge attraverso il filtro dei social. Altri, invece, continuano a discuterne, come se la felicità dovesse sempre esibire un certificato per essere accettata. C'è poi la questione più profonda, quella culturale. La società tende a imbrigliare i sentimenti in cornici prestabilite, e ogni deviazione da quei binari apre il varco a interpretazioni morali. Nel caso di Can e Demet, la scelta di mostrarsi, di ribadire una complicità evidente, ha infranto qualche attesa non detta. Eppure, nel mondo dello spettacolo, la condivisione della vita affettiva è pratica comune.
Non c'è star che non abbia attraversato l'altalena del plauso e della critica, e talvolta è proprio questa altalena a tenere viva l'attenzione, a far lavorare l'immaginario del pubblico. Intanto, la Spagna. I progetti per una nuova vita laggiù sembrano ambiziosi. Gli amici raccontano che non si tratta di un semplice periodo di passaggio. L'obiettivo è costruire una base, scegliere un quartiere che sappia ispirare e proteggere allo stesso tempo. Forse Madrid, con la sua luce invernale e le strade che sembrano invitare a camminare. Forse Barcellona, dove il mare dialoga con l'architettura in un equilibrio quasi magico. Le indiscrezioni parlano di appuntamenti con agenti immobiliari, di sopralluoghi discreti, di interni luminosi e terrazze dove far respirare le idee. Per Cannes, questa ripartenza ha il sapore di una terapia gentile, una città nuova, una lingua che scivola dalle insegne alle conversazioni, e la possibilità di ritrovare una misura personale entro la quale il lavoro possa fiorire senza consumare tutto il resto. Gli addetti ai lavori giurano che la sua concentrazione sia tornata su livelli altissimi, e che il suo prossimo set potrebbe respirare aria iberica. Accanto a lui, Dimet. Presenza attiva, sostegno concreto, sguardo acuto sulle scelte da compiere. Non una semplice accompagnatrice, ma una parte vitale del progetto. E così, nella lettura dei tabloid, la coppia diventa l'esempio della compatibilità tra amore e lavoro, tra passione e disciplina. Sui social, il fermento è costante. Le foto di Cannes e Dimet rimbalzano ovunque, raccolgono like e anche domande, perché il pubblico vuole sapere tutto, e immediatamente. Ci sono i romantici che difendono la semplicità del gesto di tenersi per mano in una piazza qualunque, e ci sono i polemici di professione, pronti a scovare ambiguità dove non ce ne sono. Qualcuno prova a riportare in auge vecchi fraintendimenti, lucida gossip d'archivio e tenta di farlo sembrare attuale. Ma la dinamica è nota. Quando le star aprono uno spiraglio sulla loro vita, arrivano sia applausi sia critiche. E la risonanza non si ferma ai profili personali. Programmi e siti di intrattenimento rilanciano gli scatti, li inquadrano, li commentano, a volte con tenerezza, altre con ironia. Cannes e Dimet, dal canto loro, paiono attraversare questo rumore come si attraversa una stanza già conosciuta, con calma, senza concedere troppo, ma senza fingere di non esserci. L'atteggiamento di Cannes è uno dei perni della discussione. Non si nasconde, non arretra, non eccede. Continua a posare quando la situazione lo rende naturale, non forza la mano quando non serve. È un modo di stare nelle cose che coincide con quello che sappiamo di lui. Uno stile diretto, senza l'esigenza di compiacere ogni sguardo. Per Cannes, l'amore resta un linguaggio semplice, e l'idea di doverlo rendere invisibile per renderlo accettabile non lo convince. Questa franchezza piace a una parte importante del pubblico, che la considera una presa di posizione adulta, una dichiarazione di intenti che tutela la relazione invece di esporla. Ed è così che i momenti di complicità con Dimet, quelli rubati tra una cena e una passeggiata, finiscono spesso sulle pagine dei settimanali, senza perdere il loro calore. Le indiscrezioni dal dietro le quinte aggiungono tasselli. C'è chi giura che la scelta della casa sia già a buon punto, con una short list di quartieri pronti da esplorare ancora. Si parla di un piccolo gruppo di amici fidati in Spagna, una cerchia che si sta ampliando naturalmente, e di contatti professionali che potrebbero trasformarsi in collaborazione sul territorio. La voce più insistente racconta di Dimet che, con discrezione, segue le letture dei copioni, offre pareri, aiuta a soppesare proposte e tempistiche. Una regia affettiva e professionale che i media hanno subito intercettato, assegnando alla coppia l'etichetta di armoniosa in amore e al lavoro. In certi programmi l'hanno detto chiaramente. Questa relazione fa bene a Cannes, gli restituisce un impulso creativo, gli ricorda la ragione per cui ha iniziato, e lo proietta verso la fase successiva. Tutto questo, sia chiaro, è solo l'inizio. La città definitiva verrà fuori presto. La casa giusta, le abitudini di ogni giorno, i luoghi dove tornare quando si ha bisogno di ritrovarsi. Ogni elemento, nei prossimi mesi, prenderà la sua forma. E con ogni passo, è probabile che arrivino nuovi scatti, nuove storie, nuovi dettagli da interpretare. I fan li aspettano, curiosi di scoprire come proseguirà questo racconto a due voci. Le critiche, inevitabilmente, non finiranno domani. Ma c'è un paradosso che lo spettacolo conosce bene. Il rumore attira, mantiene alta l'attenzione, rende le persone più presenti che mai. E a giudicare dalla frequenza con cui le foto di Cannes e Dimet compaiono sulle pagine dei magazine,
Sembra proprio che la loro presenza sia destinata a restare, tenendo insieme consensi e domande, tenerezza e curiosità. E allora, mentre la Spagna fa da scenario a questo capitolo luminoso, la domanda che vi giro è semplice e potente. Pensate che Khan riuscirà a trasformare le critiche in un trampolino, costruendo con Dimet un quotidiano sereno, produttivo e finalmente protetto? O assisteremo a una stagione di scatti ancora più audaci, pronti a incendiare i salotti del gossip? Diteci cosa ne pensate nei commenti. A volte, proprio il vostro sguardo offre la chiave che mancava. Se questo video vi è piaciuto, lasciate un like, iscrivetevi a Stelle Turche Rivelate e attivate le notifiche. Continueremo a seguire il viaggio di Khan Yaman e Dimet Özdemir tra set, piazze spagnole e promesse di futuro, per raccontarvi ogni dettaglio che conta. Alla prossima, con un nuovo capitolo tutto da scoprire.